Luglio è un mese veramente molto particolare, probabilmente è un mese in cui non bisogna correre. Ancora una volta infatti sono qui costretto a dirvi che la gara in previsione questo fine settimana sulla pista in legno di Campoligure è stata annullata, ma non è la prima, perché a metà mese abbiamo già assistito ad una cosa analoga alla tappa sempre ligure, questa volta a 20 miglia, del campionato italiano Thunder Slot. Insomma ragazzi, che cosa sta succedendo? Solamente il caldo? Solamente la voglia di andare in vacanza? Solamente gli impegni che si stanno accavallando? Oppure c'è qualche cosa di diverso? Questa volta ho deciso di fare un video leggermente diverso. Non parliamo di macchine, non parliamo di recap, non parliamo di tecniche, non parliamo nemmeno di preparazione ed accessori, ma facciamo il punto, o meglio vorrei sapere la vostra opinione su quello che sta succedendo e magari eventualmente anche poter migliorare questa condizione. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Qui su questo canale potete trovare tutte le informazioni che desiderate sul meraviglioso mondo delle slot car, sia che siate dei beginner, cioè delle persone alle prime esperienze, sia che siate invece dei piloti esperti. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Gli argomenti sono tanti, sono variegati, vanno dal semplice unboxing fino ad arrivare alla tecnica di preparazione delle vetture pronto gara, per poi spaziare in recap oppure dando semplicemente voce a tutti voi che siete appassionati di questo fantastico mondo. E allora torniamo subito sul nocciolo della questione: gare sì o gare no in estate? E mi piacerebbe su questo argomento sapere anche la vostra impressione. C'è chi dice che sia colpa del caldo, c'è invece chi dice che luglio sia un mese un po' particolare perché molta gente sente già il profumo delle vacanze e dunque si va a concentrare su tutte quelle attività extra slot car. Ma è proprio davvero così? Insomma, è proprio possibile che siamo arrivati addirittura ad annullare 2 eventi nello stesso mese perché mancano i piloti sulla griglia di partenza? Beh, sicuramente i 2 campionati italiani clou di questa stagione, ovvero il campionato Slot It LMP e il campionato Thunder Slot, che sta vivendo una seconda giovinezza proprio in questa stagione, reduce anche da uno splendido 2025, ha visto una defiance piuttosto evidente, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a sospendere per poi annullare e forse a rinviare la loro manifestazione. Certo, da un lato ci sono veramente tante gare perché il campionato italiano Thunder Slot, così come il campionato italiano Slot It, hanno la possibilità di partecipare a veramente tanti eventi. Ne bastano solamente 4 per essere poi ammessi alla finale nazionale e quindi è chiaro che molti decidono a tavolino quali saranno le tappe migliori in base anche alla tipologia di pista a cui partecipare. Va detto anche che il girone nord-ovest è un girone decisamente particolare perché, a differenza di molti altri gironi, ha delle piste completamente diverse da club a club. Lo avevamo già visto nel corso del 2025 con il campionato Thunder Slot. Qui non si scherza perché nel girone nord-ovest abbiamo tracciati in legno, abbiamo tracciati polysteel, abbiamo tracciati scale auto ma anche Ninco, e poi abbiamo corso anche su un tracciato legno pappato autocostruito per finire poi su una pista MB Slot. Insomma, non ci siamo proprio annoiati, anzi abbiamo dovuto preparare la nostra vettura in base ai diversi circuiti. E con l'avvento di Slot It nella nuovissima categoria LMP, che va ricordata divisa in P1 e P2 in base alla preparazione, le piste sono pressoché rimaste invariate. È vero, sono entrate all'interno dei giochi alcune piste un po' particolari. Abbiamo infatti 2 piste tipicamente utilizzate per le corse con il metallo, quindi 2 piste in legno pappate ultra veloci che sono però purtroppo state annullate entrambe. Forse una, quella di Campoligure, andremo a recuperarla e anche lì andremo a capire quando, come e dove, perché nel post vacanze ci saranno mesi veramente molto impegnativi. E poi si sono aggiunti alcuni slot club che hanno nella competizione la loro attività principale. Queste variabili possono in alcuni casi andare un po' in contrasto con tutto quello che è lo spirito competitivo delle gare organizzate in tutto l'anno in tutti gli slot club con tutte
le tipologie di pista. Ho infatti potuto sentire durante un po' lo svolgimento di alcune gare che molti piloti preferiscono correre su tracciati conosciuti. Infatti non si sono presentati alla griglia di partenza diversi piloti perché non abituati a correre su tracciati così diversi. Il problema è chiaramente la preparazione delle vetture, che se da un certo punto di vista stimola e permette di accrescere le proprie conoscenze tecniche, dall'altro un po' spaventa ed impaurisce perché non c'è la conoscenza e non c'è la possibilità di provare la propria vettura e spesso si finisce con il correre con una vettura magari non troppo competitiva. Ma la domanda è anche questa: bisogna per forza essere super competitivi per effettuare una gara? Anche questa è sicuramente una domanda a cui mi aspetto diverse risposte. Io vi punzecchio un po' perché vorrei sviscerare questo argomento, vorrei capire quali possono essere i punti di forza di due campionati che sono il fiore all'occhiello dello slot italiano e anche quali sono questi punti deboli. Insomma, vorrei che ognuno di voi, vorrei che i piloti che partecipano alle gare dicessero: bisogna avere tutti la stessa pista? Bisogna avere tutti lo stesso tracciato? Bisogna essere per forza competitivi? Oppure c'è ancora spazio in questo mondo per imparare, divulgare, conoscere, apprendere e soprattutto divertirsi? E poi il caldo fa davvero così paura? O meglio, ci sono veramente delle condizioni così atroci per cui non è proprio possibile correre? Sicuramente anche questo è un bel argomento che andrebbe sviscerato. Quando si parla di slot si parla di hobby, si parla di sport o si parla semplicemente di passione? E poi chiaramente anche in questo hobby c'è sempre la pista preferita. C'è a chi piace un particolare tipo di circuito e c'è invece a chi piace un disegno completamente diverso. Abbiamo incontrato nel corso di tutto il girone nord-ovest piste decisamente particolari. La nostra pista, ad esempio, è una pista particolarmente veloce, circa 42 metri di sviluppo che si percorre bene o male in 10 secondi, ampi rettilinei e una zona molto piccola guidata. Siamo arrivati a Borgo San Dalmazzo, una pista invece decisamente molto più tortuosa. Lì le cose cambiano, bisogna essere pronti alle frenate brusche, alle ripartenze veloci, a guidare in mezzo a delle curve. Non esistono lunghi rettilinei sui quali riposarsi, ma esiste un veloce serpentone che ti tiene sempre costantemente sul pezzo. Siamo poi passati a piste a 6 corsie, piste a 4 corsie, siamo arrivati alla Polystil di Cantalupa, un tracciato veramente molto bello, molto divertente, con una particolarità, ovvero un lunghissimo curvone che si poteva fare quasi come se fosse un rettilineo, ma la macchina doveva essere settata nel migliore dei modi, altrimenti si usciva. Insomma, tutti i circuiti hanno le proprie caratteristiche, tutti i circuiti hanno i loro lati negativi e i loro lati positivi. Così come le macchine, ci sono macchine che si adattano meglio ad un circuito e macchine che si adattano meglio ad un'altra tipologia di circuito. Davvero un peccato non aver potuto fare questo fine settimana la gara, perché mi sarebbe piaciuto veramente tanto poter provare la mia Acura RX 05 con le gomme in spugna. Per me un'esperienza nuova. È vero, ho già corso su delle piste in legno, ma fino ad ora abbiamo corso con le gomme in gomma. Poter correre con le gomme in spugna sarebbe stato veramente molto interessante, soprattutto perché avrei aggiunto un piccolo tassello, una piccola skill in più a quella che è la mia conoscenza del mondo delle slot car. A me piace conoscere, mi piace sperimentare, mi piace condividere con tutte le persone tutto quello che scopro, perché secondo me, secondo il mio punto di vista, più siamo, più ci divertiamo, e anche se miglioriamo la nostra tecnica, se miglioriamo le conoscenze, se diventiamo ogni giorno più bravi, potremmo divertirci sempre di più. Insomma ragazzi, voi che cosa ne pensate? Le gare annullate sono state proprio solo ed esclusivamente annullate per colpa del caldo, oppure sotto sotto c'era altro? E guardando al futuro, nel 2027, quali consigli vi sentireste di dare a chi organizza questi campionati? Beh, mi piacerebbe avere da voi diverse risposte. Io ho detto più o meno il mio punto di vista, vi ho punzecchiati un po' per cercare di spronare qualche risposta da parte vostra, vi ho imbeccato su qualche argomento, adesso tocca a voi dire la vostra. Nessuno vuole giudicare nessuno, siamo tutti qua per migliorare e per far crescere questo fantastico mondo. Quindi ogni indicazione da parte dei piloti, da parte di quelle persone che usufruiscono proprio di questi campionati che vengono messi a disposizione, pensati dai produttori di queste vetture, è sicuramente un ottimo punto di vista. Ragazzi, come spesso si sente dire, video breve triste, perché di fatto non si va a correre a questa terza tappa del campionato nord-ovest Slot It, che sembra veramente un campionato sfortunato, perché dovremmo aspettare la gara di Voghera
era alla MV per fare la seconda tappa, o meglio dovremmo dire forse fare la seconda tappa, perché si corre ad inizio settembre dove molti saranno ancora in vacanza. E poi speriamo sempre che le gare che sono state rimandate vengano recuperate da qui a fine stagione. I tempi sono chiaramente stretti, le gare sono tante, si aggiungeranno anche tutte le altre gare che erano già state fissate a calendario in questi periodi, per cui ragazzi ci aspetta veramente un periodo di fuoco. Mai come questa volta, se avete qualche cosa da dire mi raccomando fatelo nei commenti, se avete trovato interessante l'argomento trattato mi raccomando fatemelo sapere con un like, iscrivetevi al canale, dite la vostra, dite come la pensate. Noi come sempre ci rivediamo sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.